Vediamo in questa lezione quelle che sono le caratteristiche delle norme giuridiche e le sanzioni che si accompagnano, che sono la conseguenza del mancato rispetto di una norma giuridica. Cominciamo con le caratteristiche. Tre sono le caratteristiche della norma giuridica: l'obbligatorietà, la generalità e l'astrattezza. Cominciamo dall'obbligatorietà. Obbligatorietà cosa significa? Che la norma, in quanto giuridica, è obbligatoria, nel senso che obbligatoriamente va rispettata. Nel caso in cui non si rispetti una norma giuridica, sia prescrittiva che ci impone di fare qualcosa, sia negativa che ci impone di non fare qualcosa, la conseguenza sarà sempre l'applicazione di una sanzione. Qui non siamo nel campo delle norme sociali o delle norme religiose, che anche nel caso in cui venissero violate non comportano, non hanno come conseguenza una sanzione. Qui invece la sanzione c'è sempre. I tipi di sanzioni possono essere penali, si può essere sottoposti ad una pena detentiva, quindi privati della libertà personale, può essere una pena pecuniaria, si può essere quindi condannati a pagare una somma di denaro, o può essere per esempio una pena restrittiva, ritiro per 3 mesi della patente, oppure in seguito a disordini ad una partita di calcio, nel caso in cui si è poi stati riconosciuti responsabili, per un anno alle 3 del pomeriggio, quando c'è la partita, vieni a mettere la firma dai carabinieri o alla stazione di polizia. La sanzione può essere civile, qui si parla di risarcimento del danno, quindi si parla di un ristoro della persona che è stata danneggiata con del denaro. E quindi qui si tratta di una sanzione pecuniaria che nel caso in cui non sia possibile ripristinare la situazione che esisteva precedentemente alla violazione della norma. Nel caso in cui invece sia possibile il ripristino di quella situazione, come per esempio l'abbattimento indebito di un muro del vicino perché si ritiene la nostra proprietà, ecco, in quel caso, se si viene condannati, allora in quel caso si può ripristinare la situazione precedente e quindi magari si viene condannati a ricostruire il muro. Quando questo non è possibile, allora la sanzione è pecuniaria e quindi si dovrà pagare una somma di denaro alla persona che ha subito il danno. E poi c'è la sanzione amministrativa, che è quella che scatta nel momento in cui andiamo a violare delle norme che regolano i rapporti tra i cittadini e la pubblica amministrazione. Una norma che regola un rapporto tra un cittadino e la pubblica amministrazione è quella del divieto di circolazione in quell'area della città, del divieto di sosta. In questo caso ovviamente la pena potrà essere pecuniaria, ma anche in questo caso potrà anche essere restrittiva. Andiamo poi a vedere il carattere della generalità. Cosa significa generalità? Nel senso che le norme sono rivolte a tutti, non si possono emanare delle norme giuridiche, nessun ente dello Stato che può emanare delle norme giuridiche, sia lo Stato, la Regione, la Provincia e il Comune, può emanare delle norme che riguardano singole persone, perché altrimenti ovviamente si potrebbero andare a favorire gli amici politici, quel gruppo di pressione commerciale perché possa fare più affari in un altro. Quindi le norme devono essere generali, cioè si devono rivolgere a tutti i cittadini, nel senso che quando si prescrive per esempio di non uccidere, non ci si rivolge ad alcuni cittadini in particolare, basta. Tutti i cittadini che risiedono su quel territorio e quindi sono soggetti a quell'ordinamento giuridico non devono uccidere. Se il contratto si adempie in un certo modo, il contratto va adempiuto in un certo modo, non soltanto alcuni. E questo oggi può sembrarci una cosa scontata, ma fino alla Rivoluzione francese, perché questo modo di essere dell'ordinamento giuridico è cominciato a nascere e si è sempre più sviluppato e rafforzato a partire dalla Rivoluzione francese, perché prima della Rivoluzione francese c'era l'ordine cetuale del diritto, no? La Rivoluzione francese scoppia nel momento in cui si convocano gli stati generali che erano composti da clero, nobiltà e terzo Stato. Il clero, nobiltà e terzo Stato non erano dei gruppi come ce ne sono anche oggi nella società, erano tre ceti che avevano dei diritti diversi nel modo di fare i contratti, nel modo di succedere, nel modo di succedere nei beni ad un'altra persona, e quindi c'erano alcune persone più privilegiate e altre meno privilegiate. Ecco, una delle grandi conquiste degli ordinamenti giuridici moderni è proprio la generalità
della norma giuridica. La norma giuridica si rivolge a tutti e anche nel caso in cui si andasse a rivolgere soltanto ad una particolare categoria di persone, come potrebbero essere per esempio i datori di lavoro o i lavoratori, tipo i lavoratori hanno diritto a questa cosa, anche in questo caso sì, si va a individuare soltanto una parte della società, ma chiunque domani si venga a trovare nella situazione, nello status giuridico di lavoratore, si vedrà applicate quelle norme. E la generalità riguarda anche le norme speciali, riguarda il diritto del lavoro, come l'abbiamo detto, e riguarda anche le norme eccezionali, quindi le norme speciali. Abbiamo appena fatto l'esempio del diritto del lavoro. Sì, ci si rivolge solo a una categoria di persone, ma chiunque si venga a trovare in quella situazione, di lavoratore, di datore di lavoro, dovrà rispettare quelle norme o avrà certi diritti in virtù del suo status giuridico. E anche le norme sono generali in situazioni eccezionali. Pensiamo al caso in cui ci sia un terremoto e lo Stato sul territorio circoscritto alle zone terremotate per un anno dica che non si debbano pagare le tasse. Ecco, anche in questo caso si rivolge non ad alcuni dei cittadini che abitano nelle zone terremotate, ma si rivolge a tutti, quindi tutti quell'anno avranno delle agevolazioni fiscali o altre agevolazioni, non soltanto Tizio e Caio per far piacere all'amico o all'amico del partito o di un altro gruppo che abita nella zona terremotata. Tutti quelli che abitano lì potranno fruire di questi vantaggi. L'ultima caratteristica da vedere della norma giuridica è l'astrattezza, quindi le norme sono astratte. Cosa significa astrattezza? L'astrattezza significa che la norma giuridica non va a individuare un caso concreto, non va a dire quando Tizio uccide Caio allora c'è la reclusione fino a 30 anni. La norma è astratta, cioè si immagina un caso, la norma è come un quadro dove c'è una persona, dove magari può essere raffigurata una persona che ruba e la norma dice attenzione, quando fai questo, chiunque faccia questo in tutte le situazioni da oggi in avanti che è entrata in vigore la norma, accada questa cosa qui che vedi nel quadro, quello verrà condannato come furto e quindi con la reclusione fino a 8 anni. Quindi descrive una situazione astratta, chi ruba va in prigione, non se Tizio ruba va in prigione. Andiamo poi a vedere le sanzioni che sono la conseguenza del mancato rispetto delle norme giuridiche. Ne abbiamo parlato poco fa, essenzialmente sotto il profilo delle conseguenze che comportano in ordine all'obbligatorietà della norma giuridica. Andiamo adesso ad approfondire un po' i concetti dei tre tipi di sanzioni, che sono quelle penali, quelle civili e quelle amministrative, ovviamente in conseguenza della violazione di una norma penale, di una norma civile o di una norma del diritto amministrativo. Cominciamo da quelle penali, sicuramente quelle più conosciute. Le sanzioni sono la conseguenza dell'aver commesso un fatto illecito, sia che sia una sanzione penale che civile che amministrativa, vuol dire che un soggetto o a volte non necessariamente una persona fisica, ma anche una persona giuridica, ha compiuto, non nel caso del diritto penale, perché la responsabilità penale è sempre personale, ha compiuto un illecito, quindi ha compiuto un fatto illecito. Un fatto illecito, sia penale, civile o amministrativo, vuol dire che un fatto si dice contra ius, contro il diritto, è andato a ledere un interesse che il diritto ha ritenuto giuridicamente rilevante, tant'è che nel caso in cui venga leso quell'interesse, appunto prevede una sanzione per chi ha tenuto questo comportamento lesivo dell'interesse. L'illecito penale innanzitutto è la conseguenza della violazione di una norma penale e il diritto penale ha una funzione essenzialmente, prevalentemente punitiva nei confronti di chi tiene illeciti appunto penali e accompagna le norme la cui violazione è ritenuta dal legislatore di particolare gravità, nel senso che ci sono norme particolarmente gravi, ovviamente percepite come particolarmente gravi dal legislatore, in conseguenza del fatto che è la società che percepisce come particolarmente gravi quei comportamenti,
tali da far sì che il legislatore tuteli quegli interessi che vengono lesi attraverso quei comportamenti attraverso una norma del diritto penale. E nel caso in cui questa norma venga violata, le pene sono, anche se di lieve entità dal punto di vista della pena detentiva o della pena pecuniaria, della multa o dell'ammenda, però sono pene appunto che prevedono sempre una pena detentiva, che è il massimo delle pene nei confronti delle persone, cioè privare una persona della libertà personale è ovviamente il massimo della pena, che poi questa privazione sia di 4, di 5, di 10 o di 20 anni, però sicuramente non siamo né nel campo del diritto civile né nel campo del diritto amministrativo, perché appunto qui queste sanzioni sono previste in conseguenza del fatto che vengono lesi e in una certa maniera interessi particolarmente rilevanti, soprattutto per le persone fisiche, ma non solo per le persone fisiche, anche per quelle giuridiche. E le norme cui è associato questo tipo di sanzione compongono il diritto penale, cioè laddove il legislatore, prevedendo un illecito, accompagni la sanzione che consegue al compimento di questo illecito con una pena detentiva accompagnata da una pena pecuniaria, qui siamo nel campo del diritto penale. Vediamo poi le sanzioni civili e andiamo ad aprire la diapositiva. Qual è la differenza tra illecito civile e illecito penale? L'illecito penale abbiamo visto che ha come conseguenza sempre la pena detentiva per chi ha commesso un determinato fatto che è andato a violare una norma penale, mentre il diritto civile non avrà mai come conseguenza la pena detentiva, ma la funzione del diritto civile e quindi della sanzione civile sarà sempre generalmente tesa alla riparazione del danno che io ho causato ad un'altra persona, a un'altra persona non necessariamente fisica, ma anche ad a una persona giuridica, che può essere una società e che può essere anche una pubblica amministrazione. Io potrei tenere un comportamento lesivo anche nei confronti di una pubblica amministrazione. E qui non siamo nel campo del diritto amministrativo, perché come abbiamo visto quando abbiamo analizzato le partizioni del diritto, il diritto privato prevede appunto la perfetta parità tra i soggetti, quindi anche in questo caso se io commettessi un illecito civile, causassi un danno ad una pubblica amministrazione, per esempio ad un edificio della pubblica amministrazione, in questo caso la sanzione sarebbe civile e quindi la pubblica amministrazione si troverebbe, quando viene a difendersi in giudizio, in condizioni di assoluta parità. Saremmo due parti saremmo due parti in giudizio in un processo civile. E quindi, essendo tutta tesa alla riparazione del danno causato, poi la sanzione civile sarà conseguenza essenzialmente della responsabilità contrattuale o extracontrattuale, quindi vorrà dire che noi incorreremmo in sanzioni civili sia nel caso in cui non avessimo adempiuto a un contratto, per esempio avessimo stipulato un contratto d'affitto di un appartamento e non avessimo pagato i canoni di affitto, oppure al di fuori di un contratto, quindi nella responsabilità extracontrattuale, in tutti quei casi in cui avessimo arrecato un danno ad un'altra persona. Anche in questo caso saremo tenuti al risarcimento del danno, così come saremo tenuti al risarcimento del danno nel caso in cui venisse riconosciuta la nostra responsabilità contrattuale, e questo risarcimento del danno, sia in un caso che nell'altro, sarà atteso alla riparazione del danno che la controparte ha subito. Concludiamo questa lezione andando ad analizzare l'articolo 24 della Costituzione, che dice nel primo comma: tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa, secondo comma, è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti con appositi istituti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. Perché analizziamo l'articolo 24 della Costituzione per concludere questa lezione? Per mettere in evidenza il fatto che una volta che ci sia stata applicata una delle sanzioni di cui abbiamo appena parlato, civile, penale o amministrativa che sia, noi abbiamo diritto di difenderci dall'applicazione di quella sanzione. Nel caso in cui un giudice penale in primo grado ci abbia condannato ad una determinata pena detentiva, noi abbiamo diritto di appellare quella sentenza e quindi di avere un secondo grado di giudizio in Corte d'Appello.
Lo stesso dicasi nel caso in cui ci sia stata applicata una sanzione civile, cioè un giudice civile ci abbia condannato al risarcimento del danno. Anche contro quella sentenza noi possiamo fare appello e avere un secondo grado di giudizio per rivedere come sono andati i fatti e magari ottenere anche ragione. Lo stesso nel diritto amministrativo, contro una sanzione di una pubblica amministrazione, anche contro una semplice multa per divieto di sosta, noi possiamo andare davanti alla giurisdizione amministrativa che è il TAR, e una volta che il TAR ci abbia dato torto possiamo appellare la sentenza al Consiglio di Stato. Quindi primo e secondo grado di giudizio nel civile e penale, tribunale e corte d'appello, TAR, Consiglio di Stato per quanto riguarda il diritto amministrativo. In questi due gradi di giudizio si esamina il fatto, cioè si vede come sono andate le cose, e una volta che le cose sia stato appurato il fatto che le cose sono andate in un certo modo, il giudice, visto il fatto concreto, applica la fattispecie di diritto, cioè dice questo fatto si attaglia perfettamente alla fattispecie astratta di cui abbiamo parlato precedentemente, e quindi ti condanno alla reclusione nel penale, oppure non ti condanno nel civile al risarcimento del danno, oppure do torto a chi ha presentato la domanda di risarcimento e quindi ti do ragione. Comunque vadano le cose, poi c'è anche un terzo grado di giudizio che è la Corte di Cassazione, a cui approdano i procedimenti sia che vengono dalla Corte d'Appello del penale o del civile, sia dal Consiglio di Stato, che è un organo che esamina la questione nel diritto, cioè non va a riesaminare i fatti, a vedere come sono andate le cose, quindi non va a riconcludere che i fatti sono andati in una certa maniera e quindi si integra quella fattispecie giuridica, quella fattispecie astratta, ma va soltanto ad analizzare il diritto, cioè va a vedere se il giudice del secondo grado, quindi della Corte d'Appello nel penale nel civile o del Consiglio di Stato, ha applicato correttamente le norme giuridiche.